Qui in diretta con noi oggi Gianni Visnadi di calciomercato.com e del giornale. Gianni, ben ritrovato, anzi benvenuto su Radio Rossonera. Grazie a voi dell'invito, buon pomeriggio a tutti e ai vostri ascoltatori. Gianni, è un Milan che vince, un Milan che ritrova i 3 punti in campionato dopo la sconfitta al 95esimo di Bergamo contro l'Atalanta, ma è la seconda vittoria consecutiva che potremmo definire dolce amara, perché se quella in Champions con Newcastle era costato la Champions League e l'eliminazione, la retrocessione in Europa League, questa ci porta a 2 infortuni pesantissimi di Pobega e di Okafor. Sì, sottoscrivo tutto, l'unica cosa, ecco, forse questa volta si può limare sull'aggettivo, perché trattandosi di 2 giocatori di secondo piano magari sono un po' meno pesantissimi, ecco. Cioè se il problema è quando si fa male Leao, onestamente non quando si fa male Okafor, servono tutti importanti, ma di indispensabili nel Milan non lo sono tutti. Leao è l'unico sostanzialmente, Leao, il portiere, ecco, quelli che non hanno un vero sostituto, quelli senza il quale la squadra va molto in difficoltà. Io Gianni invece le chiedo come giudica fino a questo momento la stagione del Milan. Fino a questo momento è altamente negativa, sembra, non lo so se sulle frequenze di Radio Rossonera si può dire che è altamente negativa a oggi fuori dalla Champions, retrocessa in Europa League, parecchio lontano in campionato, non lo so, per me il Milan ha un organico, è una voce un po' controcorrente la mia, però il Milan non è inferiore all'Inter secondo me. Io penso che chi in Italia possa schierare Leao se la gioca alla pari con tutti in tutte le partite. Il problema è che Leao il Milan non l'ha avuto sempre, il problema è che il Milan, come sapete voi come me e meglio di me, ha avuto tanti infortunati, troppi infortunati. E quando questa emorragia si fermerà, allora si potrà capire per intero il valore del Milan. A oggi però il saldo è negativo, secondo me è amaro, ma cioè 9 punti sono tanti. Io penso che il Milan abbia ancora lo spazio per provare l'inseguimento all'Inter. La Coppa del giovedì è una rogna che ha pochi confronti nel panorama calcistico europeo. Non aiuterà certamente. Infatti la domanda successiva era proprio quella, cioè dal tuo punto di vista l'Europa League poteva essere, può essere un'opportunità, ma mi hai già in parte risposto, oppure è di fatto un'ostruzione a questa rincorsa all'Inter? Allora, nella rincorsa all'Inter è un impiccio pesantissimo. Il problema è che forse anche senza impiccio, con l'Inter che vola e te che corri, chi forse non riusciresti a prenderlo. Allora l'ideale sarebbe provare a fare, ma non è una cosa che si può mettere giù a tavolino, chiudere nei 4 in campionato, e io penso che ma nessuno nemmeno può uscire dai 4 con questa squadra, perché Milan è forte, e quindi è provare a vincere l'Europa League, che comunque resta un trofeo, che comunque dà visibilità, dà prestigio. L'Europa League vale solo se la vinci, la finale non conta nulla, non porta soldi, porta solo amarezza e sfottò se dovessi perdere, perché resterebbe sempre la coppa in cui sei retrocesso. Se la vinci cambia il discorso e riesci ad arrivare anche quarto proseguendo a giocare di giovedì. Giovedì è una cosa difficile, pesante da gestire, i riposi, poi la squadra in cui si fanno sempre male i calciatori mi sembra una complicazione supplementare. No, quindi ricapitolando, stagione per il momento negativo, c'è ancora spazio per aggiustarla, l'Europa League è un traguardo, ma non è di quelli, voglio dire, che poi fa aprire le bottiglie di vino buono. Chiaro. Ma a proposito di aggiustare, c'è qualcosa, a parte l'emergenza infortuni, che prima o poi ci auguriamo finisca, che va aggiustato in questo Milan? Allora,
Noi non ci conosciamo, forse voi avete avuto occasione di leggere quello che scrivo, tutto. Io ho una posizione molto critica con Stefano Pioli su come Stefano Pioli sta facendo giocare il Milan dallo scudetto in poi, e dalla stagione dello scudetto in poi. Io credo che il vero valore del Milan non si sia ancora visto, credo che il Milan abbia delle opportunità. Però ci sono due discorsi, c'è un discorso virtuale e un discorso reale. C'è il discorso virtuale con l'organico al completo, e il problema è che poi l'organico non è mai al completo, e allora vai a dire a qualcuno che è costretto o a far debuttare un ragazzo in difesa di 18 anni o a giocare con un centrocampista in difesa o un esterno a fare il centrale, e cioè, alla fine inevitabilmente diventano degli alibi, diventano delle giustificazioni, se non vogliamo usare la parola alibi che magari è antipatica, diventano delle giustificazioni. Poi si tratterebbe di capire perché tanti giocatori si fanno male e perché continuano a farsi male. Però io penso che il Milan dovrebbe imparare qualcosa. Detto a Radio Rossonera può sembrare un po' come blasfemia, però penso che dovrebbe imparare qualcosa dall'Inter e soprattutto dall'Inter di Inzaghi, da quello che sta facendo in questi mesi Simone Inzaghi, e cioè la prima cosa che conta è non rischiare, non esporsi, non offrirsi agli avversari, giocare, perché l'Inter non è vero che gioca male, non è vero che gioca in contropiede, l'Inter gioca bene, l'Inter è forte, ma anche il Milan è forte, solo che il Milan si offre agli altri e non riesce a scatenare quelle che sono le sue vere frecce. Io penso che Leao l'abbiamo visto nei 3 mesi del girone di ritorno dello scudetto, e poi a spot, ma non per colpa di Leao, perché Leao non è messo nelle condizioni di giocare il calcio che potrebbe esaltare lui e per conseguenza la squadra. Credo che Leao nelle mani di Inzaghi, scusate se nomino tante volte l'Inter e il suo allenatore, ripeto, a Radio Rossonera, non vorrei che c'è problema, non preoccuparti. Non vorrei che sembrasse blasfemia, ma credo appunto che Leao nelle mani di Inzaghi sarebbe già diventato il giocatore che noi tifosi di Leao, perché io sono un estimatore, un tifoso di Leao, pensiamo che sia, e cioè io penso che sia uno dei primi 5 calciatori del mondo. Gianni, ti faccio l'ultima domanda e poi ti salutiamo. In questo scenario l'arrivo di Ibra secondo te è più uno specchietto per l'Allodole o concretamente può fare qualcosa, aiutare queste squadre, queste società? Bisogna vedere cosa farà, se parlerà con il proprietario cardinale di affari dell'uno e dell'altro, o se parlerà con Pioli di tattica o con la società di acquisti. Io non ho capito, l'ho scritto, l'ho detto più volte, per me siamo al momento forse nemmeno lo specchietto per le allodole, al momento siamo solo alla necessità di rimettere un totem dentro Milanello, perché un totem era stato abbattuto. Però quello che ha fatto Paolo Maldini in questi anni, bene o male che abbia fatto, a seconda dei giudizi, con errori, ma sbagliano tutti, ma con anche grandi intuizioni, l'ha fatto in virtù di un sottopancia, di una job description molto chiara che ci diceva che cosa faceva, che cosa doveva fare. Quello che farà Ibrahimovic non l'ha capito nessuno, lo dimostrerà il tempo. Gianni, grazie mille, buona giornata, buon lavoro e a presto di nuovo su Radio Rossonera. Grazie a voi, buon pomeriggio. Grazie, ciao. Ciao, salutiamo e ringraziamo Gianni Visnadi di calciomercato.com e del Giornale.